Ciao, benvenuto in Cipral. Oggi ci occuperemo della produzione di pane e lo faremo con Active Pan, una linea di semilavorati per panificazione studiati per ottenere pani e prodotti da forno ad alta idratazione e a lunga fermentazione controllata. Active Pan contiene lievito naturale di grano tenero, paste acide di frumento e di segale. Questi ingredienti, uniti alla metodologia di produzione, consentono di ottenere prodotti dall'aspetto rustico con crosta croccante e colore brunito, fragranza e sapore marcato e struttura interna con alveoli di medie e grandi conformazioni, caratteristiche tipiche dei pani a lievitazione naturale. Per produrre pane con Active Pan dobbiamo aggiungere ad ogni chilo di prodotto 820 g di acqua, 20 g di sale e a piacere 35 g di olio di oliva. Adesso scopriremo insieme le 5 fasi essenziali per la produzione. Fase 1. Nell'impastatrice impastiamo il semilavorato con il sale e 3/4 dell'acqua. Quando l'impasto risulta essere ben formato, aggiungiamo, impastando in seconda velocità, la rimanente acqua fino al suo completo assorbimento e come ultimo ingrediente l'olio d'oliva. La temperatura finale dovrà essere intorno ai 27-28 gradi. Fase 2. La puntatura. L'impasto dovrà puntare a temperatura ambiente per circa 40 minuti in un mastello oleato, dando una piega a metà del riposo. Fase 3. La fermentazione controllata. L'impasto chiuso nel mastello verrà messo a fermentare ad una temperatura tra i 4 e gli 8 gradi centigradi, per un minimo di 24 ore fino ad un massimo di 72. Grazie a questa metodologia di lavorazione, l'operatore, dopo le prime 24 ore, sceglierà se utilizzare tutto l'impasto o solamente una parte di esso, lasciando la parte restante in frigorifero, per un massimo di 72. Con questa metodologia possiamo agevolare i fornai più esigenti, permettendo di avere un impasto sempre pronto da gestire nel corso della giornata, oppure di programmare 2 soli impasti alla settimana con pane da sfornare sui 6 giorni lavorativi. Fase 4. Formatura e ultima lievitazione. Dopo 24 ore, tolto l'impasto dal frigorifero, lo facciamo stemperare a temperatura ambiente per mezz'ora circa. Quindi, su un piano ben infarinato, cominceremo a tagliare ciabatte o filoni della pezzatura che più vi aggrada. L'ultima lievitazione verrà fatta in cella di lievitazione a 28 gradi circa, con umidità, su telaio infarinato oppure su tavole con panno per 60-90 minuti. Fase 5. Cottura. Siamo arrivati alla fase finale del nostro processo di produzione e prima di andare in cottura consiglio sempre di girare il pane lasciato sui telai a lievitare, di girarlo, di capovolgerlo, dopodiché andremo ad infornare con leggero vapore iniziale a 225 gradi centigradi per 10 minuti, dopodiché continueremo la nostra cottura in base alla pezzatura abbassando il forno a 210 gradi per 20-25 minuti e apriremo le valvole verso la fine. Siamo giunti al termine della nostra video ricetta, abbiamo sfornato il pane risulta essere molto leggero e croccante e l'aroma si fa sentire. Procederemo al taglio di questa ciabattina. E la struttura risulta essere molto aperta ed irregolare, tipica della lievitazione con lievito naturale. La linea Active Pan la trovate in sacchi da 15 kg e in diverse versioni. Questa bianca, adatta anche alle inclusioni nell'impasto con olive oppure pomodorini secchi, una scura ai cereali, un girasole mais ed infine curcuma e semi di zucca. E come sempre, per scoprire tutte le ricette, i tutorial e i cataloghi completi, clicca al link in descrizione.